Ciao a tutti e bentornati sul canale The Sorcerer TCG. Oggi vorrei fare un video di approfondimento sulla musica e sulla mia musica in special modo, legato a quello che avevo già fatto qualche tempo fa su The Sorcerer e sulla musica Dungeon Synth, che se vi siete persi potete andare a vedere tramite il link che vi metterò nella descrizione. Il mio percorso musicale è stato piuttosto particolare e variegato. Infatti, da bambino ascoltavo quasi esclusivamente musica classica, in special modo Beethoven, Tchaikovsky e Mussorgsky. Arrivato intorno ai 15-16 anni mi sono avvicinato al rock e presto sono passato al metal classico, thrash metal e power metal, per poi terminare il percorso con il black metal, specialmente il black norvegese. Da qui la mia passione per Burzum in special modo e anche altri gruppi di black metal, ad esempio Darkthrone, e poi anche un black metal più sinfonico e più goth per alcuni versi, che ho abbandonato completamente intorno al 2011-2012, passando al cantautorato italiano. E intorno alla fine del 2015 ho scoperto che Burzum aveva pubblicato altri 2 album di musica ambient e quindi ho ascoltato Solausten e Manifestan e poi The Ways of Yore, che mi sono particolarmente piaciuti sia per la musica in sé sia per il contesto e il sottofondo spirituale di Burzum, che dice Varg tramite la musica promuovere le tradizioni europee. E quindi ho abbandonato il mio progetto musicale, che già era abbastanza stantio, di Funebria Sacra, che era black metal, per passare invece a una musica ambient. Allora non conoscevo, come avevo già anche detto nell'altro video, il genere Dungeon Synth e lo classificavo semplicemente come ambient. Poi nel 2017, a cavallo tra il 2017 e il 2018, sono venuto a conoscenza di questo genere musicale. Più che altro è solo la terminologia, perché il genere musicale lo conoscevo già, non sapevo che si chiamasse Dungeon Synth e avevo già iniziato a fare qualcosa di musica che definivo ambient tramite un progetto che in realtà poi è durato pochissimo, che si chiamava appunto Belus, in onore del dio Baldur, e successivamente ho deciso di cambiare il nome e di cambiare anche la prospettiva della musica, mettendo assieme il Dungeon Synth con alcuni tratti di chiptune. Le influenze maggiori di questa musica, che è dal 2018-2019 che compongo, sono chiaramente principalmente Burzum, non più forse tanto il Burzum black metal appunto del demo Burzum di Ask e di Death Sonnengang-Var, bensì il Burzum ambient di Dauti Balvers e Elis Yalf, e poi chiaramente Solausten Manifesta, The Ways of Yore e tutti quei
quei brani musicali che solo recentemente Varg ha deciso di mettere assieme nell'album Thulean Mysteries, che erano il sottofondo dei suoi video del canale YouTube, che è stato bannato circa un anno fa. Forse tra gli album considerabili black metal di Burzum che possono influenzare il Dungeon Synth, inserirei anche Philosophem, che è un album molto particolare che amo molto per le sonorità, appunto, che sì, sono black metal, ma hanno chiaramente un'influenza già molto ambient nella musica e nei pezzi. Al di là di questo, avevo già iniziato ad ascoltare nel 2016, più o meno, nel 2015, a cavallo tra il 2015 e il 2016, alcuni autori, sia italiani sia non, che facevano Dungeon Synth, ma che appunto, come ripeto, non sapevo facessero Dungeon Synth, lo consideravo semplicemente ambient. Ad esempio, un italiano era il progetto Il Cinghiale con The Regal Tales, che avevo trovato su Bandcamp. Bandcamp in questo è molto utile perché si conoscono e si scoprono degli autori che altrimenti sarebbero sconosciuti, e con anche il vantaggio che tante volte questi autori, che non lo fanno di mestiere, ma lo fanno per passione, per divertimento, per gioco, per interessi personali, di svago, mettono i loro album a costo zero, scaricabili su Bandcamp, quindi senza neanche un costo reale, e uno può sempre dare qualcosa per quello che scarica, ma volendo si può anche non dare nulla e quindi fare un download diretto e ascoltare questi brani. Non ho mai ascoltato e non mi è mai piaciuto particolarmente, sembra paradossale, ma Mortis, che ho scoperto una delle, se si può dire così, case discografiche più credo più attive e più interessanti in questo ambiente musicale, che è Gondolin Records, e con Gondolin, grazie a Gondolin, sono venuto a conoscenza di molti artisti interessanti, e comprando anche le cassette, poi anche la parte di chiptune, arcade, eccetera eccetera, che avevo sperimentato io stesso, che tra l'altro non ho ancora fatto uscire l'album principale, l'album vero e proprio. Ho fatto sempre uscire per adesso piccoli demo, in realtà, con un approfondimento un legame più profondo al Dungeon Synth vero e proprio, quindi quello proprio classico, tradizionale, non epico, però in realtà sono successivi quei brani all'album principale, che intendo far uscire, credo, intorno a settembre, o comunque entro quest'anno, con delle influenze chiptune, appunto. Ho fatto uscire un album intero, che in realtà dura 10 minuti, un quarto d'ora, 5, 6, 7 pezzi di solo chiptune, ma era un esperimento, più che altro, infatti l'ho anche scritto nella descrizione su Bandcamp, un esperimento che ho fatto durante la quarantena, e è gratuito, scaricabile gratuitamente. Gli altri album invece preferisco metterli a un prezzo simbolico di €1, che è pochissimo, chiaramente mi dà conferma che siano apprezzabili, insomma. Generalmente quando non faccio musica in modo continuo e regolare. Come in tutte le cose,
che faccio, lo faccio in modo discontinuo e irregolare. E quindi quando inizio a fare musica, quando mi viene in mente e mi viene l'idea e dico oggi faccio un pezzo, generalmente quando non ho particolari influenze esterne, cioè nel senso che scopro un nuovo autore, un nuovo album che mi piace particolarmente, lo ascolto fino all'esaurimento e quindi non faccio musica, quindi non mi faccio influenzare direttamente dall'ascolto di un brano o di un album. L'influenza deriva dopo aver ruminato, se si può dire così, a lungo su quei pezzi, su quegli album, su quella musica. Ultimamente ho composto alcuni pezzi attraverso, io utilizzo sempre GarageBand e l'ho fatto per vario tempo cercando delle sonorità particolari. Ultimamente ho fatto 3-4 pezzi con le sonorità di Burzu. Questo non per copiare Burzu, l'ho fatto come ampliamento a Burzu. Con questo è tutto per ora, alla prossima.